Oggi parliamo della skincare ayurvedica e vediamo quindi l'approccio, oltre ovviamente a dei consigli pratici, della medicina ayurveda per quanto riguarda la nostra beauty routine. Quindi mettiti tranquilla e rimani con me fino alla fine del video. Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di passare al video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook e di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com per tantissimi consigli e ricette di benessere e bellezza naturale. Nel video di oggi vediamo alcuni consigli che ci offre la medicina ayurvedica per quanto riguarda la bellezza e per mantenere la pelle proprio in condizioni ottimali. Partiamo subito dicendo che il concetto di bellezza in Ayurveda è decisamente diverso da quello occidentale perché non si basa solamente sull'immagine esteriore ma anche proprio su moltissimi altri fattori che diciamo nel loro insieme donano un aspetto che può essere più o meno armonioso alla persona. L'Ayurveda vede sempre la persona come un'entità unica dove mente, corpo e spirito sono interconnessi tra di loro e inseparabili. Come sappiamo, ciascuno di noi è governato dalle tre forze, quindi tre dosha, vata, pitta e kapha, che non si fanno notare solamente per quanto riguarda il nostro comportamento, il nostro aspetto mentale o emotivo, ma che si manifestano proprio anche sul nostro aspetto esteriore. Se volete approfondire le conoscenze sui tre dosha, vi lascio in descrizione al video gli articoli completi dove potete, se volete andare a rileggere, le varie caratteristiche e i segni di squilibrio di ciascun dosha. Quindi anche proprio per quanto riguarda la pelle possiamo avere una maggiore tendenza verso un dosha piuttosto che verso un altro. E la pelle di tipo vata è caratterizzata da secchezza, disidratazione e rughe premature. È una pelle che è fredda al tatto, è ruvida e che ha bisogno sicuramente di trattamenti che siano più idratanti, più nutrienti, proprio per poter recuperare l'elasticità e la luminosità. Invece la pelle di tipo pitta è molto sensibile, soprattutto al calore eccessivo, si irrita e si arrossa facilmente, quindi ha bisogno di prodotti che siano, diciamo, più lenitivi e calmanti, riequilibranti e non troppo pesanti, anche leggermente astringenti. Invece la pelle di tipo K è decisamente grassa e spessa, è di tono chiaro, ma è comunque ben resistente al sole. Presenta lucidità e pori dilatati e anche brufoli e punti neri, ha bisogno quindi di prodotti che siano più purificanti e stimolanti e assolutamente leggeri. Uno dei punti di forza che ci offre l'Ayurveda per quanto riguarda proprio la cura della nostra persona e anche della nostra immagine è sicuramente che il fatto che conoscendo le basi per mettere in pratica una skincare ayurvedica possiamo essere davvero in grado di creare dei trattamenti di bellezza che sono completamente personalizzabili proprio in base alla nostra tipologia cutanea, ma anche alla stagione in corso e in funzione degli eventuali squilibri che stiamo soffrendo in un particolare periodo. Per una corretta skincare è assolutamente necessario detergere sempre il viso mattina e sera utilizzando ingredienti che siano naturali e non aggressivi. E la pulizia quotidiana della pelle è fondamentale e non serve solamente per eliminare la sporcizia e l'inquinamento accumulato, ma anche proprio per permettere un'ottimale penetrazione degli attivi che verranno poi applicati nei passaggi successivi. Per questo stesso motivo ricordiamoci sempre di eliminare il make-up alla sera proprio per non occludere i pori, non creare congestioni e ovviamente ulteriore accumulo di tossine. È importante anche idratare e nutrire la pelle del viso tutti i giorni utilizzando ingredienti che siano adatti al proprio biotipo cutaneo in modo da andare a mantenere oppure a ristabilire l'equilibrio laddove sia necessario. L'Ayurveda ci suggerisce anche di praticare un massaggio quotidiano con miscele di olio adatte proprio al proprio dosha in modo da pulire la pelle e promuovere l'eliminazione delle tossine andando anche a stimolare la microcircolazione, quindi ossigenando i tessuti. Oltre alla routine quotidiana che è assolutamente imprescindibile, è importante anche dare delle coccole diciamo extra alla cute offrendole dei trattamenti in più che possono essere con cadenza settimanale oppure ogni 15 giorni in funzione del proprio biotipo. Anche in questo caso gli ingredienti scelti e la frequenza delle routine extra dipenderanno dal proprio dosha oppure dall'eventuale condizione di squilibrio in corso. Sia nei trattamenti quotidiani che in quelli extra, l'Ayurveda punta sul potere delle erbe e delle spezie che devono sempre essere in accordo con il proprio dosha in modo da ottenere un effetto riequilibrante e poter appunto andare a lavorare laddove ci sia necessità.
Esistono però alcuni ingredienti che sono adatti a tutti i dosha, proprio perché possiedono determinate qualità che riescono a riequilibrare contemporaneamente Vata, Pitta e Kapha. Ne sono un esempio la farina di ceci, la farina di avena, la curcuma, oppure ancora l'acqua di rose o i petali di rose in polvere. Un altro punto importante per quanto riguarda proprio la cura della pelle secondo la Ayurveda è ovviamente rappresentato dagli oli vegetali, che sono ingredienti in grado di nutrire e pulire, di prevenire la disidratazione e che sono considerati davvero preziosi e immancabili in Ayurveda. Anche in questo caso ricordiamoci che gli oli vegetali non sono tutti uguali e di conseguenza diciamo non si dovrebbe utilizzarli indistintamente per tutti e tre i dosha, appunto viste le loro caratteristiche che sono diverse. Quindi conoscere gli oli vegetali e sapere come combinarli, così proprio come accade per le erbe, le spezie, è fondamentale per poter creare un trattamento che sia davvero personalizzato e adatto al proprio biotipo cutaneo o eventualmente allo squilibrio in corso. La pelle non riflette solamente le cure esterne che le offriamo ogni giorno, ma anche il funzionamento dei nostri organi interni e del nostro sistema digestivo, così come la qualità degli alimenti che consumiamo, la qualità del riposo, anche il livello di stress o la mancanza di movimento, così come le emozioni che proviamo o i pensieri che abbiamo. Ed ecco perché è davvero importante curare la nostra pelle non solo con trattamenti topici che siano mirati adatti al nostro biotipo, ma anche mantenendo, diciamo, in equilibrio tutto il nostro organismo proprio a partire dall'interno. Mantenere il corpo in movimento ogni giorno, tenendo in considerazione la stagione e la propria costituzione, è utile non solo per attivare il metabolismo, ma anche per proprio promuovere la disintossicazione ed evitare l'accumulo di tossine, così come la congestione della pelle. E anche dedicare una piccola parte della nostra giornata alla meditazione, alla respirazione, alla scrittura, per curare il nostro lato mentale ed emotivo è importantissimo per distendere il viso e farci apparire più rilassate. Quindi anche se possono magari sembrare due mondi completamente distaccati, i nostri pensieri e le nostre emozioni, ricordiamoci che si riflettono sul nostro aspetto esteriore, per quanto per questo motivo diciamo è fondamentale che ci prendiamo cura di noi proprio come un'unica entità e non per settori. A questo proposito è importantissimo anche mantenere attive le nostre passioni, quindi ritagliandoci quegli spazi per fare le attività che ci piacciono, quelle che ci fanno sentire bene, che ci fanno sentire vive, creative, perché con il tempo tutti questi piccoli momenti poi alla lunga diciamo si ripercuotono sul nostro aspetto esterno. E un altro punto strettamente collegato alla pelle riguarda come sempre l'alimentazione, perché se non diamo al nostro corpo i nutrienti facilmente assimilabili e di cui ha veramente bisogno, ovviamente pelle e capelli non potranno ricevere, diciamo, il cibo, se vogliamo, necessario per mantenersi sani e luminosi. Quindi, ad esempio, è consigliabile evitare o diminuire il più possibile il consumo di cibi fritti oppure dei cibi confezionati che vanno ad aumentare pitta nel corpo e congestionano l'organismo, ovviamente pelle compresa, e questo accorgimento deve essere tenuto ancora più in considerazione soprattutto durante il periodo estivo. Imparare a riconoscere quali sono gli alimenti che ci nutrono davvero e che ci offrono energia reale è davvero importante per stare bene dall'interno proprio verso l'esterno. E soffermandoci un pochino su questo concetto è bene ricordare anche l'importanza del ruolo del fegato, che è strettamente correlato proprio alla salute della pelle. Il fegato è un organo che è governato dallo Pitta e se è sovraccaricato magari per cause alimentari, stress, emozioni come la rabbia o una vita troppo agitata, non riesce a svolgere correttamente le sue funzioni e tutto questo prima o poi si noterà proprio anche sulla pelle, che rispecchia sempre, ricordiamoci, quello che accade al nostro interno e che inizierà a manifestare irritazioni, dermatiti, psoriasi e anche altre problematiche. A questo scopo ci possiamo aiutare con erbe epatiche come ad esempio il tarassaco e come sempre con una buona alimentazione a base di frutta fresca e vegetali a foglia verde da consumare quotidianamente. Prendersi cura della nostra pelle richiede profonda attenzione e non riguarda solamente trattamenti da offrirle di tanto in tanto. Ricordiamoci che la cute è lo specchio del nostro stile di vita e di conseguenza trattarla con rispetto e dedicarle del tempo sia a livello proprio di cura ma anche di osservazione è proprio un atto di amore e di maggiore comprensione proprio di tutta la nostra persona. Se volete conoscere come eseguire delle routine complete per la cura di viso, corpo e capelli e come fare una skincare naturale, potete dare un'occhiata al nostro corso online Bellezza Integrale Ayurvedica, dove troverete non solo ricette, ma anche i giusti trattamenti da fare
e gli specifici protocolli dermocosmetici da eseguire in base al vostro dosha. Se volete ricevere tutti i dettagli e l'indice del corso potete inviarci una mail all'indirizzo che trovate qui sotto. Bene ragazze, per oggi è tutto, vi ringrazio per essere rimaste con me fino alla fine del video. Nella descrizione vi lascio come sempre tutti i vari link utili, i codici sconto che potete utilizzare per risparmiare sull'acquisto delle vostre materie prime e anche ovviamente l'articolo completo se avete bisogno di andare a rileggere con calma magari qualche concetto. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciateci un bel like e scriveteci un commento per farcelo sapere e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Intanto vi mando un bacione. Ciao!